Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di Diamine Oxblood. Oxblood, sangue ossidato? Mi fa un certo che, perché effettivamente assomiglia proprio a quel colore là. Però complimenti a Diamine per aver centrato la tonalità e soprattutto per averci dato un inchiostro che senza dubbio è uno di quelli buoni, uno di quelli che, scusatemi che mi sistemo questo, uno di quelli che va provato. Non vi descrivo in questi video l'azienda, il brand, la linea e le linee, le collezioni che hanno, perché se volete andarvele a scoprire vi lascio lì la scheda nel video e andate a guardarvi un po' la presentazione generale. Qui occupiamoci dell'analisi dell'inchiostro. Allora sì, è vero, comunque è un calamaio che non dimentichiamocelo, non trascuriamo, è un calamaio in plastica, economico, soprattutto col grande limite purtroppo di farci passare soltanto le pennette, quelle sottili, quelle strette. Una penna già come questa, che è la Kaweco Supra, che sarà l'oggetto della nostra prova, fatica ad entrare. È vero che questa non si carica con il movimento, ma se ci mettessi un converter vorrei essere anche libero di farlo senza macchiarla. Quindi, vabbè, per quello esiste il calamaio, lo sappiamo. Oxblood, cominciamo dall'analisi sensoriale, un colore, un rosso scuro, molto scuro, mora, quasi, insomma, si capisce che non è il rosso, quello vibrante, quello carminio, il rosso che può essere il rosso Ferrari per eccellenza, per esempio, giusto per richiamare alla nostra mente un colore che conosciamo un po' tutti. È un colore però veramente indovinato, un colore che a dispetto di quello che si potrebbe pensare, visto che si parla di blood, di sangue, si avvicina parecchio in quel confine tra il rosso e il marrone, tra il rossiccio e il marroncino. Non è facile, diciamo, descriverlo se non dopo averlo utilizzato, dopo averlo visto anche asciugare, perché comunque è un colore che cambia abbastanza una volta che si asciuga e quindi non resta che andarlo a provare. Vi dicevo, questa è la tonalità, un inchiostro che comunque per la mia esperienza è bene anche tenere un po' d'occhio perché potrebbe, lo si vede anche dal calamaio, potrebbe andare un po' ad ostruire, ad essiccarsi, quindi è di quelli che vanno un po' controllati. Pulite la penna dopo che l'avete utilizzata, nel senso che non mettetela via, non riponetela per lasciarla là per settimane. Con questo inchiostro è meglio lavarlo bene, meglio lavar bene il pennino, l'alimentatore, per evitare così sorprese di intasamenti, nulla che poi si possa risolvere con un risciacquo, però insomma meglio prevenire, si dice. Poi possiamo osservare delle belle, ma veramente tante, tanti riflessi più chiari, proprio come se fossero delle laminazioni sul magenta, su quasi anche un rubino scuro. Insomma, è ricco di riflessi questo inchiostro e soprattutto quello che si nota è la sua componente oleosa, una viscosità che appare anche da come si attacca alle pareti e come viene giù poi dolcemente. Questo ci aiuta a capire che servirà, per esempio, in aiuto a molti pennini, ma potrebbe essere anche un cattivo alleato di quei pennini per esempio molto larghi come impatto sulla carta, quindi un B, un doppio B, ma anche uno stab, qualora questi inchiostri non fossero, questi inchiostri, scusate, questi pennini fossero troppo levigati, troppo arrotondati, troppo arrotondati, l'ho già detto, e quindi l'inchiostro lo farebbe scorrere un po' troppo. Meglio invece su pennini appuntiti come questo, un extra fine abbastanza appuntito, dove l'inchiostro con le sue qualità lo aiuta. Andiamolo a provare assolutamente. Non vi ho parlato dell'odore perché insomma non è un granché e non è certamente invitante. Va anche bene che sia così. Eccolo qua, subito si vede inchiostro che se mi fossi aspettato un rosso sarei rimasto un po' deluso.
questo è un pennino veramente extra fine. Il pennino, però è un pennino che al contempo è un pennino che ha anche un suo feedback, una sua risposta, guardate, è appena appena sensibile alla pressione, non serve dargliene tanta, però non è nemmeno, diciamo, sordo, e questo in combinazione con un inchiostro come l'Oxblood, che abbiamo detto essere per l'appunto viscoso il giusto, consente di avere quelle sfumature anche nel flusso, perché qui parliamo di flusso, che danno un po' di corpo alla nostra scrittura, alla nostra grafia. Oxblood Diamine in effetti è in quella zona di confine fra un marroncino, un rosso molto molto scuro. Il tempo, una volta che si è asciugato, ce lo fa rimanere poi stabile, però non dimentichiamo che è comunque tendenzialmente abbastanza carico, abbastanza anche impoverito, cioè desaturato di quello che è il pigmento rosso dal quale insomma muoviamo. Perché continuo a parlare di rosso? Perché comunque blood, il sangue, l'idea del sangue è quella, ma una volta ossidato diventa così. Lo vediamo con un'altra penna, con un altro tipo di finitura. Per esempio questo è un altro extra fine, veramente molto molto bello, molto elegante questo inchiostro, per quello dicevo uno anche di quelli da provare, da avere. E guardate con un tratto invece più spesso come sia estremamente coprente, ma anche omogeneamente coprente. Questo è quello che vi significavo prima, e cioè il fatto che l'inchiostro abbia questa sua caratteristica aiuta a raggiungere tutte le parti, anche quelle finali, di un pennino largo, perché non dimentichiamo che non è un pennino a punta come questo in vetro che vi sto mostrando, ma è un pennino che ha una superficie d'appoggio molto più estesa. Quindi tanto bene qua dove resta leggero, ma anche bene qua dove invece è più pesante, più profondo. Anche la tinta ovviamente non cambia, ma acquista corpo e profondità. Andiamo a vedere se passa il foglio da una parte all'altra. A me non è successo, se non quando ho esagerato proprio tanto. E anche in questo caso devo dire che dipende da carta a carta. Per esempio, vi sarà capitato di notare che Rhodia, che è una di quelle carte anche ben formulate da questo punto di vista, cioè non fa passare facilmente l'inchiostro da una facciata all'altra, però con alcuni diamine, come l'Oxblood, come il Syrah, come il Red Dragon che vi ho presentato poc'anzi, ha invece questa peculiarità, quindi dipende veramente da come viene assorbito dalle fibre della carta. Non ha molto shading, perché ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad un inchiostro che ha una capacità coprente elevata, lo vediamo anche nel tratto sottile rispetto alla rigatura di questo foglio Pigna Style, cosa succede? Che è omogeneo nella sua azione, nel suo legarsi alla carta, cosa che invece inchiostri che hanno una formulazione con una percentuale relativa di acqua maggiore, di acqua insomma giusto per capirci, perché acqua negli inchiostri non ce n'è, e sono invece più inclini a manifestare quelle variazioni di flusso che danno invece un po' di così sfumature alla calligrafia, alla nostra scrittura, sebbene siano riconducibili molto spesso più al flusso dell'inchiostro, al flusso del pennino, quindi alla nostra velocità di scrittura, che alla loro specifica formulazione. Lo mettiamo a confronto anche con altri inchiostri, ma prima volevo farvi vedere come appare sul
Fabriano e Coqua, che ha una, mi sono spinto troppo, che ha una intonazione della carta con questo avorio molto bello. Qui purtroppo ci ho segnato dietro col nero e quindi è un po' viziato. In questo caso il giallo della carta lo alleggerisce un pochettino, lo addolcisce più che alleggerisce e lo porta a diventare un po' più vicino al rosso, cosa che, se lo esaminiamo nel confronto diretto con il nostro segno su Rhodia, che è bianco, cogliamo meglio queste caratteristiche della tinta, però come vedete cambia un pochettino, qui rimane più netto nella sua tinta, qui viene un po' più addolcito perché è come se gli avessimo assommato un pochettino di rosso. Andiamo a vedere, vi dicevo, rispetto ad altre tinte, giusto per collocarlo, poi vedremo qualche tinta più attinente al nostro amico. Diamond Ancient Copper, caspita, uno dei più belli, però è distante perché è molto più chiaro, è un rame, un marroncino, un arancione scuro, vedete voi, così come il Topaz della serie Crystal di Lamy. E poi altri rossi, per esempio il Morgenrot, il Fritz Rot, il Red Dragon che vi ho proposto prima, e arriviamo all'Oxblood, che come vedete in mezzo ai rossi è quello che effettivamente è più scuro, è proprio più denso. Lo vediamo anche in quest'altra carrellata di rossi, è uno, allargo un pochettino, tra, non so, il Mont Blanc, il Corn Pop, il Shakespeare, il Red Dragon. Eccolo qua, arriviamo all'Oxblood, che come vedete è più scuro, decisamente più scuro rispetto ai precedenti, perché questo è un po' la sua caratteristica. E adesso un attimo di spazio, che lo mettiamo a confronto con altri inchiostri. Per esempio, questo è il Syrah di cui vi parlavo prima, ma si nota abbondantemente la differenza tra i due. Questo è più saturo, questo è spostato un pochettino più verso il ciclamino, il magenta, il violetto. Però, per esempio, partendo da un rosso, anzi partiamo da questo rosso che è il Corn Poppy di Mont Blanc, vediamo quanta differenza ci sia tra quello che potremmo definire un rosso abbastanza centrato, un bel rosso vivo, un rosso fuoco, a quello che è l'Oxblood, sempre sulla stessa carta ovviamente. Come vedete c'è davvero una bella differenza. Un inchiostro che, come vi ho accennato, resta stabile nel tempo, questo è un pregio, aiuta alcuni pennini, soprattutto quelli più sottili, quelli flessibili, secondo me sì, li aiuta per la formulazione che ha, una gamma abbastanza compressa, cioè il segno è uniforme, ma come vedete non si sposta molto dalla sua tinta primaria, neanche espone tante variazioni a seconda del grado del nostro pennino, assolutamente. Quindi in questo è molto coerente. La tenuta nel tempo è buona perché una volta che si è asciugato resta quello, quindi lo riconosciamo fra molti, e quindi assolutamente un bel inchiostro. Io come sempre vi ringrazio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!